In questo episodio di K-News, Joy diventa ambasciatrice di alta classe, i Seventeen a tutto reality, le ITZY pronte a tornare, in più l'accadde oggi e tante altre notizie nel nostro nuovo episodio di K-News. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Oggi è il 20 agosto e voi come sapete quando non c'è una giornata mondiale dedicata a qualcosa un po' me le invento io, queste castronerie, queste cose che cercano di essere divertenti. Ma quest'oggi ragazzi la realtà supera la fantasia perché il 20 agosto è la giornata mondiale della zanzara. Sì ragazzi, è la giornata mondiale della zanzara. Allora, ha uno scopo e una natura abbastanza, anzi molto seria. Cioè, in questa giornata, nel 1800 e qualcosa, uno studioso ha scoperto che la zanzara trasmetteva una certa malattia. Quindi diciamo che ha uno scopo scientifico, ha uno scopo interessante, però se voi cercate su Google trovate che oggi è la giornata mondiale della zanzara. Quindi buona giornata mondiale della zanzara a tutti voi. Vi auguro che nessuna delle zanzare vi venga a trovare questa notte, perché sappiamo quanto è difficile dormire quando ci vengono a trovare le nostre amiche zanzare. Ma detto questo facciamo una cosa: invece di parlare di zanzare e di cose fastidiose parliamo della musica che tanto amiamo e delle news che aspettiamo ogni settimana, e iniziamo con le nostre K-News. La nostra prima news, come sempre, ha il compito di portare tanta gioia nelle vostre case. E chi meglio di una ragazza che si chiama Joy può riuscire in questa importantissima missione? L'idol delle Red Velvet è infatti diventata ambasciatrice del marchio Tod's, brand di abbigliamento e accessori di lusso tutto italiano. L'annuncio è arrivato dal direttore creativo Walter Chiapponi, che ha dichiarato tutto il proprio entusiasmo nell'iniziare la collaborazione con la talentuosa ragazza coreana. Anche la stessa Joy, successivamente, non ha nascosto il proprio entusiasmo per questa nuova avventura, e chissà che questa partnership non la porti presto all'interno dei nostri confini. La seconda notizia invece porterà una bella ventata di freschezza a queste nostre giornate estive, una leggera brezza proveniente direttamente dalla foresta. Questo perché i Seventeen inizieranno molto presto a pubblicare la propria edizione di In The Soup, il reality che lo scorso anno ha visto protagonisti i BTS. I membri del gruppo verranno ripresi mentre alloggeranno all'interno di una villa nel bosco, in cui potranno giocare, divertirsi e svagarsi. 8 episodi di circa un'ora che mostreranno il lato più umano e genuino dei beniamini dei Carrots, lontani dai riflettori dei palchi e dagli studi di registrazione. Nuova musica in arrivo per le ITZY, che il 13 agosto hanno svelato con un poster pubblicato sui propri canali social l'arrivo del loro primo full album. Dopo aver aperto l'anno con Guess Who, guidato dalla title Mafia in the Morning, sono pronte a tornare con Crazy in Love. L'album uscirà il 24 settembre, pertanto ci dovremo armare di tanta pazienza prima di poter allietare le nostre orecchie con le loro canzoni in loop. L'uscita sarà accompagnata dalla title track Loco, che così a pelle sa di spagnoleggiante. Una cosa è certa: Crazy in Love, Loco, insomma, le ITZY hanno intenzione di farci impazzire. Area di novità anche per i Day 6. Dopo averci già deliziati con un album a inizio anno e un secondo la prima settimana di luglio pubblicato dalla subunit Even of Day, sembrerebbe in arrivo una terza novità. La JYP Entertainment ha rivelato che Yonkei, voce e bassista del gruppo, è pronto a intraprendere anche una carriera da solista. Per il momento l'agenzia non ha rivelato ulteriori dettagli sulle tempistiche e le caratteristiche di quello che potremmo considerare il terzo debutto dell'artista. Non resta che rimanere sintonizzati e continuare a seguire le nostre K-News per rimanere informati sugli sviluppi. Sono sulla scena da circa 2 anni, ma gli One Us si stanno confermando tra i giovani gruppi più interessanti, talentuosi ma anche coraggiosi, tanto che la scorsa settimana hanno deciso di cimentarsi con una cover alquanto ambiziosa, uno dei successi più grandi di uno degli artisti più grandi che il mondo abbia mai conosciuto, Thriller di Michael Jackson. Nel video visibile su YouTube i ragazzi rendono omaggio al re del pop con una performance vocale e coreografica di alto livello, un regalo per i propri fan in questa seconda estate senza concerti, ma anche un ottimo modo per provare a farsi notare da un pubblico sempre più ampio.
Se nella maggior parte dei nostri episodi di K-News amiamo ridere e scherzare sugli avvenimenti più belli riguardanti i nostri artisti preferiti, ogni tanto, purtroppo, ci tocca dare anche qualche notizia meno piacevole. Uno dei gruppi più amati degli ultimi anni, ovvero le G-Idol, perde ufficialmente un pezzo. Sabato 14 agosto la Cube Entertainment ha dichiarato che Soo-Jin non farà più parte del gruppo. La decisione è arrivata in seguito a un periodo di sospensione che l'idol ha dovuto osservare in seguito alle accuse di bullismo che l'hanno coinvolta. Un fulmine a ciel sereno per chi sognava già un comeback con il gruppo al completo. Le ragazze da ora promuoveranno i propri lavori in 5. E noi non possiamo far altro che augurare a questa splendida artista una carriera piena di successi. Non entriamo nel merito delle accuse che ha ricevuto perché non abbiamo la possibilità di verificarle. Auguriamo solo tanta felicità alla persona. Dopo queste notizie, questa notizia triste e negativa, passiamo al nostro amico Simon che ci riporterà il sorriso, ma soprattutto ci riporterà in un fatto accaduto oggi o ieri o domani, dipende. Vai Simon con l'accadde oggi. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde oggi. Questa settimana permettetemi di iniziare facendo gli auguri alla stella di questo canale, il boss Leonardo, che lunedì ha compiuto gli anni. A lui dedichiamo il nostro classico viaggio nel tempo, che questa volta fa tappa al 20 agosto 2018, per l'uscita di Plus Plus delle Luna. Si tratta dell'EP di debutto del gruppo, quantomeno nella sua forma più completa, in quanto negli anni passati 3 subunit distinte avevano già fatto uscire i primi lavori. Anticipato dal singolo Favorite, venne accompagnato dalla prepista Ai Ai, che pronunciato da me sembra che mi sia fatto male, sorry. Già conosciute dal grande pubblico grazie al lavoro di promozione degli anni precedenti, si confermarono subito una mina vagante delle chart, raggiungendo il secondo posto in Corea e il quarto nella US World Albums della Billboard. Il modo migliore per iniziare con il piede giusto una carriera che le ha portate, è proprio il caso di dirlo, più e più volte, a sfornare bellissimi pezzi. E ringraziamo il nostro Simon, ringraziamo tutti voi per averci seguito anche questa settimana, è sempre così, speriamo di non essere noiosi come una zanzara, come vi dicevo all'inizio del video, oggi è la giornata mondiale della zanzara, ma di avervi tenuto compagnia e di farlo ogni settimana, quindi non posso far altro che salutarvi ed invitarvi alla prossima settimana, sempre con le nostre K-News.